A meno di un mese da Pasqua non potevo non offrirvi una ricetta a tema e oggi sono dei panini a forma di coniglietto a base di lievito madre, naturalmente senza glutine e con lievito madre di riso. Se non avete il lievito madre, nel mio canale trovate la ricetta per farlo e per gestirlo, ma seguitemi in cucina e vediamo come si ottengono questi panini sofficissimi. Si inizia prelevando la quantità di lievito madre che serve. Questo è un lievito madre che è stato rinfrescato e una volta raddoppiato di volume si preleva la quantità che serve per la ricetta, mentre il resto può essere nuovamente rimesso in frigorifero. Si aggiunge gran parte dell'acqua, si fa sciogliere il lievito nell'acqua, poi si aggiunge il miele, si versano le miscele, si può aggiungere subito anche il sale perché tanto non interagisce con il lievito madre. Queste sono 2 miscele per pane, tutte le specifiche le trovate qui sotto in info box, cioè bisogna schiacciare sopra la freccetta verso il basso che c'è sotto al video, si apre un box descrizione e lì trovate tutte le specifiche sulla ricetta e tante altre informazioni in merito al mio canale e ai miei video. Si inizia ad impastare con la foglia, dopo qualche istante bisogna staccare l'impasto dalla foglia e dai bordi della ciotola e ribaltarlo. Si continua ad impastare per un altro pochettino, poi infine si aggiunge l'olio, si lascia impastare fino a quando non si ottiene un impasto liscio, omogeneo, benché appiccicoso. Poi si sposta questo impasto sulla spianatoia o su un silpat unto, si lavora un pochettino per ottenere una pasta molto liscia. La si pesa e la si divide in 6 porzioni da 135 grammi l'una. Ogni porzione verrà poi divisa in 2 parti, una da 110 grammi e una da 25 grammi. La parte più piccola formerà la coda di questo coniglietto, perché il panino che noi vediamo è la parte retro del coniglietto. La parte da 110 grammi va lavorata con le mani unte sulla spianatoia unta per ottenere un lungo salsicciotto di circa 30-32 cm. Poi bisogna intrecciare questo cordoncino di impasto lasciando un foro nella parte bassa. Si lavora la pallina da 25 grammi, la si posiziona proprio al centro di questo foro, si dà un'aggiustatina alla forma del coniglietto, soprattutto nella parte che poi corrisponde alle orecchie, e si continua allo stesso modo per tutte le forme dei panini. Una volta ottenute le forme, bisogna coprire con pellicola e lasciare lievitare fino al raddoppio. Io l'ho messo nel forno preriscaldato a 35 gradi e ho aspettato 4 ore e mezza. La durata della lievitazione dipende dalla forza del lievito madre di ognuno di noi.
Trascorso il tempo di lievitazione, si pennella la parte della coda con dell'albume leggermente battuto, si decora con semi di papavero o i semini che volete, che avete in casa. Il resto del panino si pennella con olio d'oliva e poi si decora con della farina di mais per polenta. Questo, oltre che per l'aspetto più rustico e più carino, anche perché le due miscele utilizzate rimangono molto pallide in cottura, quindi per dare un pochettino di colore ho pensato a questo escamotage. Fatto questo, si inforna nella parte centrale del forno preriscaldato a 200 gradi in modalità statica per circa 25-28 minuti. Se dopo 22-23 minuti vedete che la parte sotto del panino è un po' troppo morbida, un po' troppo pallida, togliete i panini dalla placca da forno e li mettete direttamente sulla griglia centrale del forno e attivate magari la ventilazione per fare asciugare un pochettino il panino sotto, però questo dipende dal tipo di forno che voi avete. Una volta i panini cotti si sfornano e si lasciano raffreddare per almeno un'ora prima di consumarli, così l'eccesso di umidità va via e la mollica resta asciutta e sofficissima. I panini sono troppo carini, sono molto morbidi, li potete servire così proprio come dei panini, oppure li potete anche imbottire perché la forma si presta a essere anche tagliata a metà e imbottita. Vi ricordo che la preparazione del lievito madre lo trovate anche su questo canale, dove trovate anche un video per la gestione del lievito madre, e vi lascio qui sotto in info box anche i link diretti a questi due video, e sul mio canale trovate anche un altro video per un altro panino a forma di coniglietto altrettanto carino, con una ricetta leggermente diversa e anche una forma leggermente diversa. Vi metto il link anche di questo video qui sotto in info box. Bene, se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!